1949, a Parigi, nasce Philippe Starck, designer di fama mondiale che non ha bisogno di presentazioni. Personaggio carismatico che, un po' come le star della musica pop, vanta un grandissimo numero di fan e relativi haters. Ha avuto modo di sperimentare in qualsiasi ambito, compresa la progettazione del super yacht di Steve Jobs, con il quale ebbe modo di fondere le rispettive menti geniali, dando vita ad un capolavoro galleggiante, il Venus. Nel 1988 Alberto Alessi commissionò a Starck un nuovo progetto, una nuova sfida. Aveva bisogno di un nuovo vassoio. La leggenda narra che durante una vacanza estiva sull'isola di Capraia, il designer, seduto al tavolo di un tipico ristorantino locale, ordinò un fritto di calamari. Quando arrivò al piatto, però, si accorse che mancava qualcosa, insomma, non poteva condire il fritto di calamari senza limone, quindi giustamente cosa fece? Signora, i limoni, signora! E nell'attesa che la cameriera glieli portasse, Starck incominciò a visualizzare nella propria mente i limoni e la gestualità che ne consegue per poterlo spremere. Il tutto aggiunto all'immagine del piatto che aveva davanti, ossia il calamaro, nella sua forma essenziale. Fu a questo punto che ebbe l'ispirazione. Come prima cosa prese una penna e iniziò a scarabocchiare letteralmente sulla tovaglietta di carta un po' macchiata addirittura di fritto, quindi una cosa inguardabile. Dopo diverso tempo che Alberto Alessi aveva commissionato il famoso vassoio a Starck, ad un certo punto ricevette una lettera. L'aprì e guardate un po' cosa trovò al suo interno. Era la famosa tovaglietta di carta del ristorante, con tutti i disegni, tutti gli sketch, tutte le idee che in quel momento gli erano passate per la mente. Il finale ovviamente lo sapete già, Alessi decise di investire in quell'idea, oggetto sicuramente provocatorio, annoverabile più ad un'opera d'arte, ad una statua, piuttosto che ad uno spremiagrumi. Pensate che addirittura questo prodotto fu esposto al MoMA di New York, uno dei più grandi musei del mondo. Prodotto, a mio avviso, bello, anzi stupendo oserei dire. Bello da ammirare e che viene comprato proprio per questa ragione. Tant'è che la maggior parte delle persone che lo comprano dichiarano di non utilizzarlo proprio per paura di rovinarlo e quindi lo lasciano così intonso come oggetto da ammirare semplicemente. Dal punto di vista tecnico, Jussi Salif, nome che poi venne dato a questo prodotto, questa idea di Philippe Starck, è composto da alluminio presso fuso con effetto lucidante. Viene realizzato con uno stampo molto complesso, pensate che viene diviso in 3 parti con 2 punti dedicati all'iniezione del materiale. L'alluminio è un materiale molto amato da Starck e non a caso ricorre in diversi dei suoi lavori. A mio avviso Alessi probabilmente avrebbe tranquillamente avuto la capacità di poter produrre anche questo prodotto sfruttando la medesima tecnologia, sempre stampaggio iniezione però con polimeri, materiali plastici quindi. Anche se la scelta, a mio avviso, di utilizzare l'alluminio è dettata dal fatto che, oltre ad essere un materiale più nobile, ha delle caratteristiche meccaniche sicuramente differenti rispetto ad altre leghe metalliche e probabilmente molto più producibile. Pensate che comunque la distribuzione delle masse è molto diversa in questo tipo di oggetto. Guardate gli steli e guardate la parte che serve proprio per spremere invece gli agrumi. Quindi la distribuzione delle masse è totalmente complessa. Inoltre è un prodotto ricco di sottosquadri, quindi altre leghe metalliche probabilmente avrebbero avuto delle difficoltà, perciò dei problemi di rottura. Altezza di 29 cm ed un diametro di 14 cm. Nello scorso video, chi l'avrà già guardati avrà capito quanto per me la parte di UX, quindi User Experience, sia importante per un prodotto, quindi sfatiamo una volta per tutte il mito. Funzionerà? Non funzionerà? Non ci resta che provarlo. Andiamo! La User Experience di questo prodotto risulta piuttosto ostica, piuttosto complessa. Sfido chiunque, trovare questo oggetto veramente funzionale e comodo. Ha un suo peso, è vero, spreme anche abbastanza bene i gommini che troviamo sotto le zampe, così le chiamo perché sembra un po' un ragno, servono per farlo stare più stabile sostanzialmente, ma comunque per ottenere un buon risultato dobbiamo tenere una delle zampe con la mano. Il fatto che la polpa resti bloccata e quindi possa finire nel bicchiere
e che vada tolta a mano è sicuramente un punto a sfavore, così come i semi che non vengono trattenuti dalla tipica griglia che si trova sugli spremiagrumi, per intendersi quelli che abbiamo a casa un po' tutti, quelli elettrici. Inoltre non si può nemmeno lavare in lavastoviglie, perché questo tipo di lavaggio andrebbe a rovinare. Ecco perché chi lo compra possiede già uno di questi, perciò ritorniamo al puro fatto estetico. Ora che l'abbiamo provato è bene porsi una domanda. La user experience da un punto di vista funzionale mi verrebbe da dire che non l'ha passata proprio benissimo, ma è la domanda giusta che dobbiamo porci, cioè la user experience di questo oggetto sta veramente nel suo utilizzo? La risposta è assolutamente no, perché la UX in questo caso non è assolutamente di tipo funzionale, ma bensì formale e sensoriale. Quindi siamo andati a toccare i due dei tre aspetti fondamentali che compongono il nostro concept. Ora, questo video non ha come scopo quello di dividere il pubblico in due fazioni, mi piace, non mi piace, funziona, non funziona. È semplicemente un modo di analizzare a livello estetico e di design quello che è un prodotto che ormai è diventato un'icona pazzesca e che da 30 anni a questa parte, dati alla mano, oggettivamente lo vediamo ovunque. Credo che la vera UX per Philippe Starck, il suo obiettivo fosse quella di creare dibattito attorno ad un oggetto, dandogli un valore aggiunto pur togliendogli un valore fondamentale, il che è una cosa da pazzi da dire. Però quante volte, pensateci, avete visto uno spremiagrumi che una volta finito di utilizzare e lavato venisse riposto su una mensola in bella vista e non in un cassetto? Perché? Perché solitamente sono oggetti da nascondere, non sono belli, sono puramente funzionali e il loro lavoro finisce lì. Ecco, Starck con questo prodotto ha fatto dell'arte, ha creato un qualcosa che generasse dibattito in una situazione di convivialità quando magari abbiamo degli ospiti a casa e dare un modo ad una discussione di poter iniziare. Forse è proprio il fatto che si tratti di un vero e proprio soprammobile che il mio piccolo giudizio da un punto di vista di ecodesign non può essere lapidario, perché come abbiamo visto è paragonabile ad una statua, ad un quadro o ad un vaso che il gusto di ognuno ci fa percepire come prodotto bello e che vogliamo possedere nella nostra casa, nella nostra abitazione. Seppur personalmente utilizzi l'estetica, quindi il bello, come vestito a prodotti dal carattere puramente innovativo, ho sempre desiderato di possederne uno ed aggiungerlo alla mia collezione di cose, qualcosina vedete qua dietro, poi magari ve ne parlerò, e che mi piacciono. Però a questo punto viene spontanea la domanda: com'è che piace così tanto? Quali sono le leve che in qualche modo possono aver influito affinché si verificasse questo successo abnorme? A me, ma penso che a molti di voi, ricordi un oggetto alieno, con queste sue forme molto spigolose. Infatti chi mi segue su Instagram avrà già visto questa immagine. È uno spoiler della scorsa settimana nella quale accennavo il tema che avrei trattato proprio stasera con questo video. Infatti fateci caso, questa forma aliena riporta ad un film molto famoso di qualche anno fa, e proprio questo abbinamento tra forme spigolose, molto cattive, molto minacciose, bilanciate da una forma tondeggiante dalla parte dello spremiagrumi, quindi questo lato cattivo che in qualche modo viene reso accettabile e buono da una parte più tondeggiante. Altro aspetto che contribuisce a creare un prodotto vincente è proprio questo gioco di rifrazioni dalla luce. Mi fa percepire il prodotto come più importante, più prezioso rispetto alle altre versioni che sono state fatte in edizione limitata, molto belle, però mi viene un pochino meno questo senso di esclusività e di pesantezza date proprio dal finish, dalla vernice che non crea questo gioco. La finitura lucida abbinata a queste linee tende ad impreziosire in qualche modo tutto il prodotto, concetto di preziosità che percepisco meno nelle versioni limited edition che sono state fatte in altri colori. Però questo fatto di non riflettere così bene la luce mi fa mancare qualcosa. La cromatura in qualche modo dà l'idea di portarci a casa un prodotto pesante che rispecchia il materiale del quale è fatto, dando un senso anche di preziosità. Quindi questa scelta cromatica fa sì che a livello di percezione siamo portati ad associare colore e materiale come oggetto più pesante, e quindi più pesante, più giustificabile il prezzo. Qualora Alessi dovesse decidere di alzare ulteriormente il prezzo d'acquisto, probabilmente il target affezionato sarebbe comunque ben disposto a pagare qualcosa in più. Detto questo,
grande Stark, la spremuta me la farò con lo spremiagrumi elettrico, ma ciò non toglie che preferisco esatto proprio Juicy Salif. Chissà però se magari prima o poi riuscirò a cambiare idea. Quindi spazio alla fantasia, perché quando vi diranno che ormai esiste già tutto, dimostrate che non è così.